Guardate qui che spettacolo! Per settimane ho raccolto i miei peperoncini man mano che maturavano e li ho conservati in frigorifero dopo averli lavati, asciugati e stesi su un pezzo di carta da cucina, aspettando di averne abbastanza per riempire l'essiccatore. E quel momento è arrivato. Ciao a tutti! Oggi trasformiamo questo ben di Dio in una conserva che durerà per tutto l'inverno e anche oltre. Vi mostrerò la procedura definitiva e scientificamente sicura per essiccare i vostri peperoncini con l'essiccatore. E restate con me fino alla fine, perché non solo vi spiegherò come evitare un pericolo invisibile e molto più subdolo del botulino, ma utilizzerò una parte di questo tesoro per ottenere un olio piccante da urlo, coloratissimo, profumatissimo, gustosissimo e sicuro al 100%. Dunque, prima di iniziare parliamo di sicurezza. Tutti conosciamo il rischio del botulino per i sottoli freschi, ma pochi sanno che con l'essiccazione il pericolo numero 1 è un altro. Ed è invisibile pure lui. Stiamo parlando delle micotossine. Se un peperoncino non viene essiccato perfettamente, l'umidità al suo interno permette la formazione di muffe, e questo vale per qualsiasi verdura. Ma il vero pericolo non è la muffa che vedete, ma le sostanze tossiche che può produrre, le micotossine, e in particolare le aflatossine. Le aflatossine sono appunto delle micotossine, ovvero composti chimici velenosi prodotti da alcuni tipi di muffe. Queste muffe crescono su diversi prodotti agricoli, specialmente in condizioni di caldo e umidità. Non sono la classica muffa verde o nera che vediamo sugli alimenti andati a male. Purtroppo spesso sono invisibili ad occhio nudo. Il problema è che anche se la muffa viene rimossa, le tossine che ha prodotto possono rimanere nell'alimento e i cibi più a rischio di contaminazione di aflatossine sono cereali come il mais, il riso, il grano, la frutta a guscio come gli arachidi, i pistacchi, le noci, le mandorle, gli oli vegetali e addirittura il latte, nel caso in cui gli animali sono stati nutriti con del cibo contaminato, e le spezie, tra cui, indovinate un po', il nostro amato peperoncino. Le aflatossine sono delle sostanze invisibili, inodori, insapori e termoresistenti, e cioè la normale cottura non le distrugge. Una volta ingerite vengono metabolizzate principalmente nel fegato, ed è proprio lì che causano i danni maggiori. L'effetto più noto e pericoloso è la loro potente azione cancerogena. L'aflatossina B1 è classificata dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro nel gruppo 1, ovvero tra le sostanze certamente cancerogene per l'uomo. L'ingestione di una dose elevata di aflatossine in un breve periodo di tempo può causare un'intossicazione acuta chiamata aflatossicosi, spero di averlo pronunciato correttamente, con diversi e poco piacevoli sintomi. Può portare a insufficienza epatica acuta e addirittura alla morte. Per questi motivi esistono limiti di legge molto severi a livello mondiale sulla quantità massima di aflatossine che possono essere presenti sugli alimenti destinati al consumo umano e animale. Ecco, dal momento che queste tossine sono invisibili, inodore, insapore e termoresistenti, l'unico modo per evitarle è impedire alla muffa di crescere. E come si fa? Togliendo l'acqua completamente. Vediamo come. Ok, finalmente possiamo iniziare. Ecco i 4 passi per un'essiccazione perfetta e sicura. Prima cosa, la sicurezza. Indossate i guanti. Se non siete abituati, meglio non scherzare con la capsaicina. Il bruciore può essere molto intenso e durare addirittura per giorni. Lavate bene i peperoncini
e mi raccomando, asciugateli bene. Per asciugarli utilizzate un pezzo di carta da cucina, basta che sia pulito. Tagliate i peperoncini per lungo, in 2 parti. Così facendo l'essiccazione sarà omogenea e i semi toglieteli, così li potrete seminare l'anno prossimo. Vi basterà adagiarli su un pezzo di carta da cucina e ricordatevi di scrivere che varietà è. Dopodiché li lasciate asciugare per 2 o 3 giorni all'interno del pezzo di carta, lo potete anche piegare su se stesso ed è fatta. Dopo qualche giorno li potete mettere in un contenitore, in una bustina di plastica, in una busta di carta, come volete voi. L'importante è che ci scrivete sopra la varietà. Ora prendiamo l'essiccatore. La corretta disposizione dei vassoi è importante. I pezzi di peperoncino vanno posizionati in un unico strato, cioè non devono sovrapporsi, non devono rimanere schiacciati uno contro l'altro. L'aria deve poter circolare attraverso i peperoncini liberamente, così da poterli essiccare in maniera omogenea. Bene, adesso impostiamo la temperatura ideale per preservare il colore e l'aroma, quindi tra i 45 e i 55 gradi centigradi. Non più alta o rischiamo di cuocerli perdendo l'aroma dei peperoncini. E per il tempo ci vuole pazienza. A seconda del tipo di peperoncino, dall'umidità e da quanto è pieno il vassoio, ci possono volere dalle 8 alle 24 ore, anche di più. Mi è già capitato 48. E come facciamo a capire quando sono pronti? È sufficiente prendere un pezzo di peperoncino e provare a piegarlo. Sentito il rumore? Deve essere così, si deve spezzare di netto, come un grissino. Se si piega, se è flessibile, se è gommoso, non è pronto. Rimettetelo nell'essiccatore. Bene, adesso che sono totalmente essiccati, li lasciamo raffreddare. Un'oretta è sufficiente. Dopodiché li possiamo mettere all'interno dei barattoli. L'importante è che abbiano la chiusura ermetica. Bene, adesso che abbiamo il nostro prodotto conservato, vediamo una delle più interessanti applicazioni. Andremo a creare una polvere finissima, la base per preparare un olio aromatico e coloratissimo, un condimento eccezionale che potremo conservare a lungo. Ma prima di procedere vorrei darvi un consiglio pratico estremamente importante. Vi suggerisco di polverizzare la quantità di peperoncino che avete bisogno al momento delle preparazioni. Il motivo è semplicissimo. Se durante la conservazione i vostri peperoncini interi dovessero, per chissà quale motivo, assorbire dell'umidità, sarà sufficiente rimetterli per qualche minuto nell'essiccatore e ritorneranno perfettamente friabili. Al contrario, se la polvere dovesse assorbire dell'umidità, tenderà a compattarsi in un blocco unico e a quel punto ci sarà poco da fare. Dunque, conservarli interi è una garanzia in più sulla durata e sulla qualità dei vostri peperoncini. Utilizzando un macina caffè per le spezie, almeno che non vi piaccia il caffè piccante, possiamo polverizzare la quantità che ci serve in questo momento. Più è fine, meglio è, perché aumenta la superficie di contatto con l'olio, facilitando l'estrazione degli aromi, del colore e della piccantezza. Guardate che colore e che profumo! Ora, finalmente, la preparazione vera e propria dell'olio. Vi mostro il metodo che personalmente preferisco e che vi consiglio. L'infusione a freddo. Questa è la tecnica più semplice, ma soprattutto preserva il profumo e l'aroma fedele del peperoncino. Adesso qui va a gusti, mettete il quantitativo che desiderate di polvere di peperoncino in un vasetto in vetro precedentemente sterilizzato. E a questo proposito vediamo brevemente come farlo correttamente. Perché per una conservazione sicura questo passaggio non va mai saltato. Il metodo più classico è quello nell'acqua bollente. Dopo aver lavato bene il barattolo e il coperchio, li immergete in una pentola con sul fondo un canovaccio, coprite d'acqua e portate a ebollizione. Il canovaccio sul fondo serve semplicemente per non far rompere il barattolo.
Adesso lasciate bollire per almeno 10 minuti. Ma la parte più importante, a prescindere dal metodo che utilizzerete, è che i barattoli dovranno essere perfettamente asciutti prima di metterci l'olio. Ricordatevi, l'acqua è il nostro nemico, in questo caso. Bene, una volta che il nostro barattolo è completamente sterilizzato e asciutto, possiamo procedere. A questo punto scegliamo un buon olio extravergine d'oliva. Il suo gusto fruttato e di qualità si sposa perfettamente col peperoncino, specialmente se si tratta di un chinense, quindi un habanero per esempio. E riempiamo il barattolo di olio. Adesso serve solo un po' di pazienza. Bisogna chiudere ermeticamente il vaso e agitarlo per bene. Lasciamolo macerare in un luogo buio e fresco, per esempio come la dispensa. 1 o 2 settimane ci vorranno circa. Ed è una buona abitudine agitarlo ogni giorno. Dopo il periodo di riposo, l'olio avrà assorbito colore e piccantezza. Potete decidere se filtrarlo con una garza fine o se lasciarlo così grezzo come piace a me. Un risultato rustico e più intenso. Bene, per completezza di informazione, è giusto che sappiate che esiste anche un metodo a caldo, dove l'olio viene scaldato e versato sulla polvere. Questo metodo è logicamente più veloce e dà un colore più intenso, ma sviluppa un sapore più tostato e richiede un attento controllo della temperatura dell'olio per non rovinare tutto. Personalmente ritengo che la semplicità e la purezza del metodo a freddo dia un risultato finale superiore e più autentico. Bene, adesso arriviamo a un punto cruciale. Come e per quanto tempo conservarlo? Innanzitutto l'olio va sempre conservato in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. In queste condizioni l'olio piccante fatto in casa si conserva per circa 1 anno. Ma è importante capire da cosa dipende questa durata. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il fattore limitante non sono i peperoncini secchi, ma l'olio stesso. Con il tempo, qualsiasi tipo di olio va incontro a un naturale processo di ossidazione, ovvero tende a irrancidire, alterando il proprio sapore e l'odore. La durata di conservazione, quindi, è dettata dalla vita media dell'olio di qualità che abbiamo utilizzato. Ecco perché la conservazione al fresco e al buio è così cruciale, per ridurre il più possibile questo inevitabile processo. Un ultimo ma fondamentale accorgimento. Utilizzate sempre utensili puliti e asciutti per prelevarlo nel caso in cui scegliete di utilizzare il barattolo con l'apertura grande, in modo da non contaminarlo e compromettere la conservazione nel tempo. Ora che abbiamo visto il procedimento principale, voglio condividere con voi alcuni consigli pratici e di sicurezza. Sono quei dettagli che nascono dall'esperienza e che garantiscono non solo un risultato eccellente, ma anche un processo sicuro e senza imprevisti. Partiamo dall'essiccatore stesso. Se state pensando di acquistarne uno, il mio primo consiglio è di sceglierne uno certificato BPA free. Il BPA è una sostanza chimica contenuta in alcune plastiche e dato che il cibo sarà a contatto con i vassoi per diverse ore e con delle temperature tra i 50 e 60 gradi, optate per plastiche sicure e prive di queste sostanze. È una precauzione importante per la nostra salute. Quando si lavora con i peperoncini, specialmente quelli più piccanti, la preparazione è una fase cruciale. Accendete sempre l'essiccatore in una stanza ben ventilata, vicino a una finestra aperta, per esempio, o meglio ancora in un locale di servizio che si utilizza poco, o come faccio io su un balcone coperto. Durante l'essiccazione la capsaicina si diffonde nell'aria e può renderla molto irritante per vie respiratorie e occhi. Quindi una buona ventilazione è fondamentale. E per chi non è abituato a maneggiare i peperoncini, i guanti sono obbligatori. Io non li uso perché non li sopporto e poi la capsaicina non mi dà più così tanto fastidio. Quando maneggiate le varietà super hot, evitate di toccarvi le parti delicate. E questo anche dopo aver tolto i guanti, perché la capsaicina ci può passare attraverso. Il mio consiglio per lavare via qualsiasi residuo di capsaicina dalle mani è di sfregarsele innanzitutto con dell'olio
di semi di scarsa qualità, di certo non un buon olio d'oliva, e solo dopo procedere con acqua e sapone. Ed ecco un trucco del mestiere per poter riutilizzare il vostro essiccatore per qualsiasi altro alimento, senza correre il rischio di ritrovarsi con le fragole piccanti, per esempio, che potrebbe essere piacevole. Posizionate i peperoncini sui vassoi con la pelle rivolta verso il basso e la polpa coi semi verso l'alto, sempre se i semi li avete lasciati. La pelle agisce da barriera naturale e minimizza il trasferimento della capsaicina, che è oleosa, sulla plastica o il metallo, a dipendenza del modello di essiccatore che avete, dei vassoi. Questo semplicissimo gesto risolve il 99% del problema. E se dopo un'accurata pulizia doveste ancora sentire un leggero odore residuo, ecco la soluzione. Rimontate l'essiccatore vuoto e lasciatelo funzionare per 30 anche 60 minuti alla temperatura più bassa e sempre in un'area ventilata. Questo procedimento eliminerà ogni traccia di odore, così potrete tranquillamente tornare ad essiccare qualsiasi altro alimento non piccante. Durante l'essiccazione è buona cosa spostare i cestelli. Nel mio caso avevo 4 cestelli pieni di peperoncini. I peperoncini nei 2 cestelli superiori erano leggermente meno essiccati dei peperoncini dei primi 2 cestelli. Dunque, dopo 6 ore ho spostato i 2 cestelli superiori sotto e quelli sotto sopra. Dopo altre 6 ore erano perfettamente essiccati tutti e 4 i piani. E infine qualche consiglio sulla conservazione del vostro prezioso raccolto essiccato. Vi suggerisco di conservare i peperoncini essiccati interi in un barattolo di vetro chiuso ermeticamente e di polverizzare soltanto il quantitativo che vi serve al momento. Questo perché se i peperoncini interi dovessero riassorbire dell'umidità, vi basterà rimetterli per qualche minuto nell'essiccatore e ritorneranno belli croccanti, pronti per essere polverizzati al momento del bisogno. Perché se invece ad assorbire l'umidità sono i peperoncini già polverizzati, si compatteranno in un blocco e praticamente sarà quasi impossibile recuperarlo. E se volete stare ancora più sicuri al riparo da qualsiasi tipo di batterio, potete sterilizzare i vostri contenitori. E per sterilizzarli non c'è per forza bisogno della pentola a pressione. Si può anche utilizzare il forno di casa. Vi basterà pulire con acqua e sapone i vostri contenitori, risciacquarli per bene, non devono più rimanere residui di sapone. Dopodiché mettere i vostri contenitori nel forno, appoggiati sulla griglia, impostare 140 gradi centigradi, vanno bene 130, ma per sicurezza, perché la rotellina dei gradi sui forni può essere imprecisa. Io andrei su 140 gradi. Se avete la funzione aria calda, meglio ancora. Per esempio io metto i vasetti con l'apertura verso la ventola, così che mi spinge tutta l'aria calda all'interno del vasetto. Accendete il forno, come ho detto, 140 gradi ventilato. Vasetti all'interno del forno freddo, così che evitiamo lo shock termico e che si rompa qualche vasetto. Quando il forno arriverà in temperatura, da lì 20 minuti. Trascorsi 20 minuti, spegnete il forno, lasciate aperta la porticina tanto così che esce il caldo ma lentamente. Attendete una mezz'oretta. Dopodiché, utilizzando dei guanti per evitare di scottarvi, togliete i vostri vasetti e sono pronti per essere utilizzati. Sterilizzati al 100%. Logicamente la stessa cosa va fatta con i coperchi, che sono i coperchi quelli in latta grandi, va benissimo, oppure il beccuccio contagocce per l'olio, anche quello va benissimo. Logicamente le parti in gomma bisogna toglierle, lavarle, eventualmente farle asciugare bene. Seguendo questi accorgimenti, il vostro processo di essiccazione non sarà solo efficace, ma anche sicuro, pulito e professionale. Quindi, partendo dal nostro raccolto, siamo arrivati non solo a conservare i peperoncini, ma anche a trasformarli in un condimento prezioso, autentico e sicuro. Spero che questa guida dettagliata vi sia d'aiuto. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica
e piccanti saluti!